Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato a COD Mobile. Oggi spiegheremo le impostazioni grafiche del gioco e vi daremo qualche consiglio su come impostarla al meglio. A seconda del cellulare o tablet che abbiamo a disposizione potremo vivere delle esperienze di gioco molto diverse. Un dispositivo con una buona potenza di calcolo ci permetterà di avere la grafica ed i frame rate alti, ma oltre a ciò avremo anche accesso a tutte le impostazioni grafiche aggiuntive. Quando ho cominciato a giocare a COD Mobile il mio cellulare non era molto potente e non mi permetteva di giocare neanche ad una grafica di livello medio. Pensate che nei match non riuscivo a vedere le skin dei personaggi. Spesso tra i commenti vedo molti di voi che lamentano lo stesso problema e mi duole dirvelo, ma non c'è altra soluzione se non cambiare dispositivo. Io ho avuto la fortuna di cambiarlo e da quel giorno è stato tutto un altro gioco. Ma andiamo a vedere quali sono le impostazioni grafiche che il gioco ci offre e spieghiamo come impostarle. Una volta entrati nella schermata dedicata, la prima cosa che ci apparirà saranno i vari livelli di grafica che il nostro telefono può supportare. Se il vostro dispositivo è sufficientemente buono, potrete selezionarle tutte e quattro: bassa, media, alta e molto alta. Per chi gioca da emulatore su PC avrà anche una quinta opzione che sarà Max. Certamente più sarà alta l'opzione che imposteremo e più l'ambiente e i dettagli del gioco saranno piacevoli da vedere. Attenzione però, il fatto che il vostro dispositivo supporti la grafica molto alta non significa che vi convenga impostarla. Molto spesso questa opzione farà sì che il vostro telefono si surriscaldi troppo e a lungo andare questo farà un danno non indifferente. Per questo consiglio sempre di impostarlo sul livello grafico più basso. Nel mio caso è impostata su alta e tenete conto che molti pro player utilizzano la media o addirittura la bassa sia per la fluidità sia per poter scrutare in punti della mappa che a grafiche più alte sono coperti. Sotto troviamo il frame rate, ovvero i fotogrammi al secondo che avremo durante il gioco. Più è alta questa opzione, più il nostro gioco sarà fluido e questo è il fattore più importante per il gaming. Le opzioni che potremo selezionare qui saranno le stesse di sopra, con l'aggiunta però di Max anche per i dispositivi mobile. Sui dispositivi più potenti inoltre ci sarà anche un'ulteriore opzione, Ultra, funzione disponibile solo nella modalità multigiocatore. Questa ci permetterà di raggiungere i 90 fotogrammi al secondo, una fluidità spettacolare che per chi è in grado di sfruttarla offre molte possibilità. Ma pure qui come prima impostare un frame rate alto genera molti calcoli e quindi surriscaldamento. Se associamo questo fattore ad una grafica molto alta metteremo a dura prova la sopravvivenza del nostro dispositivo. Il mio consiglio per evitare ciò è di non andare troppo a sacrificare il frame rate, ma piuttosto di lasciarlo alto e di abbassare ulteriormente la grafica. Questo fino a trovare un giusto equilibrio tra il riscaldamento del telefono e la nostra esperienza di gioco. Inoltre meno teniamo alta la nostra grafica, meno incapperemo nei frame lag che ogni tanto genera il gioco. Questo è uno dei motivi per il quale molti player a livello competitivo mettono la grafica al minimo e il frame rate al massimo. Bene, una volta chiariti questi fattori fondamentali andiamo avanti e analizziamo le impostazioni grafiche aggiuntive. Anche qui è molto probabile che non le avrete tutte disponibili, sempre per via dell'insufficiente potenza di calcolo del vostro telefono, e anche a seconda di come avrete impostato la grafica ne avrete alcune disponibili e altre no. Iniziamo dal primo, profondità di campo. Questa opzione nel gaming sfrutta un gioco di messa a fuoco per rendere l'ambiente intorno a noi più profondo e realistico. Su COD Mobile invece, attivando questa opzione avremo solo dello sfocato intorno all'inquadratura quando entriamo in modalità mira. Niente di più. Qui non mi sento di darvi consigli su come tenere questa impostazione, dato che dipende esclusivamente dal vostro gusto. Provateli entrambi e valutate voi. Sotto troviamo il bloom. Il bloom è un'aggiunta di punti di luce nella mappa che servono per creare un bagliore sugli elementi che essa colpisce. Questo effetto darà quindi più corposità e realismo al nostro gioco e soprattutto alle nostre skin. Questa opzione, se attivata qui su COD Mobile, non è nemmeno visibile a primo impatto, per cui non la considererei essenziale, ma se potete permettervelo, perché no? Poi abbiamo ombre in tempo reale, che è esattamente quello che pensate. Potremo vedere le ombre dei nostri avversari ed evitare attacchi a sorpresa, o ancora meglio possiamo anticiparli nei fight. Inutile dilungarsi ulteriormente, opzione assolutamente da tenere attiva. Dopo abbiamo il Ragdoll, che letteralmente significa bambola di pezza. Questa è una funzionalità che rende i personaggi dei manichini soggetti a leggi della fisica più realistiche. In parole semplici, il gioco renderà quanto più verosimili le movenze, riducendo al minimo la possibilità di vedere movimenti degli arti impossibili. Su COD Mobile però questa opzione è attivata solo nelle movenze di morte. Quando verremo killati noteremo infatti dei movimenti più realistici ed articolati quando ci accasciamo al suolo. Insomma, un piccolo contentino a livello visivo. Anche qui non essenziale come opzione,
funzione, ma se potete attivarla, perché no? Come penultimo abbiamo l'anti-aliasing, una delle impostazioni più importanti nel gaming. Dal nome sembra una cosa complicata, ma è molto più semplice di quanto sembri. Questa opzione serve a contrastare l'effetto aliasing, ovvero quando vediamo i bordi pixellati di un oggetto che dovrebbe averceli lisci. Questa tecnologia infatti andrà ad applicarsi su tutto ciò che abbiamo nella nostra visuale, correggendo questo errore e facendo sì che i bordi degli elementi siano più lineari. Sicuramente è molto utile per avere una grafica che non sembri presa da Minecraft. Pure qui l'effetto in questo gioco è davvero poco visibile. Come ultima abbiamo il riflesso sull'acqua che, come dice il nome stesso, ci permette di vedere i riflessi sugli specchi d'acqua. Sicuramente ideale per la Battle Royale, dove mari, laghi e fiumi saranno molto più realistici. Ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte, ma giustamente ci vorrà un dispositivo con ottime performance per sfruttare questa funzionalità. Finite queste impostazioni aggiuntive, spostiamoci giù, dove troviamo lo stile grafico in modalità BR. Qui potremmo scegliere tra 3 stili grafici che il gioco ci offre per la Battle Royale. Avremo infatti realistico, dinamico e standard. Questi sono una sorta di filtri Instagram che il gioco applica sulla nostra grafica. Ognuno di loro è diverso dall'altro in fatto di mod e tonalità dei colori. Personalmente mi piace dinamico, ma questa scelta varia in base al gusto. Infine abbiamo l'aggiustamento schermo, dove potremo modificare le proporzioni per i menu e le varie schermate di gioco. Come scelta avremo la modalità automatica e personalizzata. Nella prima ci penserà il sistema a fare tutto, ma nella seconda saremo noi a regolarla come meglio crediamo. Un fatto importante è che nella modalità personalizzata, se riduciamo le proporzioni al minimo, avremo i 16 noni nel menu e in tutte le schermate di gioco. Impostazione fondamentale se volete portare contenuti su YouTube, dato che la piattaforma predilige i video in questo formato. Grazie a questa scelta, anche se tagliamo i bordi del video, non andremo a perdere elementi fondamentali dell'inquadratura. E bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Speriamo di avervi chiarito molti dubbi su queste impostazioni. Al solito vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social Discord, Telegram e sulla piattaforma Viola. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli! Testo scritto e redatto da Ken, i possibili effetti collaterali: insonnia, fame di biscotti, lavoro in cantina, tuffi in acqua coi veicoli, disimparare lo sniper, termiti abusivi e tenere fuori dalla portata dei bambini. Non provateci a casa.